1 gennaio 1956. Helmut Pirat immortala il momento in cui un prigioniero di guerra tedesco si riunisce alla figlia. La bambina non aveva mai visto suo padre, e sul suo viso possiamo osservare tutte le emozioni che questo incontro porta con sé. Il grande Totò, intento a lasciare qualche soldo in beneficenza. L'attore era celebre per gli atti di carità, e ogni mattina lasciava una piccola somma ai più poveri. Insieme al suo autista, era solito nascondere i soldi sotto le porte dei più bisognosi. Blu era il colore dell'abito che la regina Elisabetta II indossava quando ha ricevuto il neopresidente degli Stati Uniti e la First Lady d'America, John e Jacqueline Kennedy. 5 giugno 1961, a Buckingham Palace. L'alluvione a Firenze del 1966 fu un evento eccezionale ed inaspettato per le sue proporzioni. L'Arno, che pure aveva esondato spesso, non aveva mai raggiunto una tale furia. Fortunatamente, le vittime furono relativamente poche. 26 novembre 1922. Howard Carter entra per la prima volta nella tomba del faraone Tutankhamon, dopo 3000 anni. Vedo cose meravigliose. Queste furono le parole dell'archeologo, quando vide per la prima volta l'interno della tomba. 17 ottobre 1893. La foto segnaletica di François Bertillon, 23 mesi, colpevole di aver rubato tutte le pere da un cestino. Ovviamente la foto è uno scherzo, fatto da Alphonse Bertillon, il padre del piccolo François, in quanto fu colui che standardizzò le foto segnaletiche. Durante la Seconda Guerra Mondiale, si presentò il problema di proteggere le opere d'arte dai bombardamenti. Molti capolavori furono traslocati in luoghi sicuri. L'Ultima Cena di Leonardo, ovviamente non poteva essere spostata. Per cui si cercò di rinforzarne la parete con sacchi di sabbia e impalcature di legno. Nel 1951, il Texas stava affrontando una gravissima siccità. Quando finalmente l'acqua tornò a scendere dal cielo, nel giorno di Pasqua, il fotografo Harvey Belgin immortalò tutta l'emozione del contadino di San Antonio, Sam J. Smith. Alcuni bambini italiani, immigrati a New York, dormono abbracciati ad un gattino su di una scala antincendio. La foto venne scattata nel 1938 da Luigi, pseudonimo del fotografo Arthur Fellig, a sua volta emigrato negli Stati Uniti. Catherine Scorsese, la mamma del celebre regista Martin Scorsese, insieme a Robert De Niro. La signora Scorsese era una presenza fissa sul set del figlio e spesso cucinava per tutto il cast. Questa magnifica fotografia, scattata a Roma nel 1959, ritrae una 21enne Claudia Cardinale. Questa foto è stata scelta come copertina per il manifesto del 70° Festival di Cannes, tenutosi nel 2017. Settembre 1939, all'avvio della Seconda Guerra Mondiale, il Louvre viene evacuato delle sue opere d'arte. Più di 3.600 dipinti e sculture, tra cui la Nike di Samotracia ritratta in foto, e vari altri oggetti d'arte, vengono imballati in centinaia di casse e spediti in case sicure della campagna francese. L'ultima scialuppa di salvataggio del Titanic a essere tratta in salvo dal Carpathia fu la numero 12. Erano le 8:15 circa, del 15 aprile 1912. Bagnanti mattutini a Las Vegas osservano un fungo atomico durante un test nucleare. Erano a 75 miglia di distanza. 1953.
Immagine restaurata della spedizione antartica britannica di Shackleton. 1907-1908.